Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Alessandro e oggi vi volevo parlare di flash. Qui sul tavolino ho tutti i flash a mia disposizione, quindi magari vi faccio anche una breve comparativa tra tutti. Questo perché su Instagram tutti i giorni ricevo dei DM con le domande più classiche, quindi quale mi consigli, perché me lo consigli, quanti watt devo avere, eccetera eccetera eccetera. Quindi faccio questo video per cercare di rispondere a tutte queste domande. Come macchina fotografica ho sempre la Sony A7 III che mi sta filmando in questo momento e adesso prendo questa macchina vintage solo per farvi vedere questa cosa. Quando siamo all'inizio pensiamo al flash come questo flash, che non è nient'altro che un Cobra che va sopra la slitta della macchina fotografica e va messo in questa posizione per illuminare il soggetto. Questo tipo di flash io non ve lo consiglio assolutamente, a meno che non dovete fare eventi in generale, siete in discoteca, state facendo un matrimonio, siete in giro, chiaramente non potete andare in giro con lo stativo, il softbox e quant'altro, quindi prendete questo flash, lo mettete sulla macchina e almeno avrete la giusta esposizione della scena. Questo nella fattispecie è un TT350, un flash molto piccolo, poco potente, se non sbaglio è 32 di numero guida. L'ho comprato tanto per avere un flash da poter mettere sulla macchina se mai mi dovesse servire, ma siccome non faccio eventi di quel tipo lì, sinceramente non l'ho mai utilizzato. La cosa però veramente figa di questo flash è che comunque ha la parte wireless, quindi volendo può essere utilizzato anche staccato dalla macchina e comandato dal classico trigger della Godox. Questo è il trigger che utilizzo io, l'X Pro S, ed è un trigger veramente fantastico, ce l'ho da 2-3 anni, è tutto rigato ma funziona veramente alla perfezione. Vi consiglio questo modello se dovete utilizzare vari flash, se invece ne dovete utilizzare uno solo vi consiglio l'altro modello, c'è un altro modello, adesso non ricordo il nome, magari ve lo scrivo qua sotto, che costa anche meno. Tutte e due funzionano benissimo, ma questo con questo display vi può far vedere la potenza e lo stato dei flash di 4 flash contemporaneamente, quindi io utilizzo questo perché di solito ne utilizzo sempre 2 o 3. Partiamo subito dalla D100. Allora, questo è uno degli ultimi che ho comprato, ha 100 watt di potenza, quindi sono abbastanza, dipende un po' cosa ci dovete fare. Se dovete fare controluci molto spinti assolutamente no, ma se dovete fare foto al buio in generale o comunque se dovete fare foto dentro qualche location o comunque se lo dovete utilizzare come rim light, quindi sparata sul soggetto come lo utilizzo io, è assolutamente super approvato. È super approvato perché è molto leggero, non vi so dire quanto pesa ma veramente poco, e una volta che lo mettete nello zaino vi occupa il posto di un obiettivo, quindi portarvelo dietro non vi costa nulla e comunque ha ben 100 watt di potenza. La batteria che sta qua è una batteria ricaricabile che vi permette di fare centinaia e centinaia di scatti, quindi non vi preoccupate perché non succederà mai che in una giornata di utilizzo vi possa finire la batteria. Vi assicuro che tra questo e tutti gli altri flash che vi farò vedere non mi è mai successo, anche se in una giornata ho fatto 3 o 4 shooting addirittura, quindi vi assicuro che queste batterie sono veramente una bomba, ma questo su tutti i modelli. Nella D100 abbiamo anche una luce pilota, non è la luce pilota più potente al mondo, ve lo faccio vedere così, però specialmente in quelle situazioni di scarsissima luce probabilmente vi può aiutare nella messa a fuoco, quindi meglio che ci sia chiaramente. È dimerabile sia per la potenza sia per la temperatura colore appunto della luce stessa. Chiaramente messa dentro un softbox fa quel che può, però se state di notte con gli ISO alti eccetera eccetera, magari come vi dicevo prima vi può aiutare nella messa a fuoco. Di giorno in esterna questa luce è come se non ci fosse chiaramente. La cosa veramente figa di questo flash è che questa testa qui è magnetica, quindi a parte ho comprato un kit di diffusori per questo tipo di flash che è lo stesso poi tra l'altro anche per il V1, che è veramente una figata. Ad esempio, se voglio mettere una griglia e quindi far sì che la luce vada dritta per dritta, farò così ed è già montato. Se ad esempio ho bisogno di un altro diffusore, non faccio altro che mettere questo. Se ad esempio voglio mettere delle gelatine colorate o dei CTO, ne metterò un altro. Per esempio questo accessorio lo utilizzo tanto per convogliare la luce dove voglio io quando devo dare una rim light, per far sì che la luce vada dove voglio io appunto. Anche questo per esempio è veramente molto comodo da montare e tutti questi accessori sono veramente molto piccoli, una volta richiusi come vedete
pesano niente perché sono tutti in plastica e si possono portare molto molto facilmente. Passiamo a un flash molto più importante, la D200. Allora, vi dico subito che è stato il mio vero primo flash professionale, di cui me ne ero veramente innamorato. Calcolate che il 300 per esempio non c'era in commercio, però io sono partito da questo flash qui. Allora abbiamo la testa bulbo come nei flash professionali, quindi avremo una diffusione della luce all'interno del softbox nettamente migliore rispetto alla testa del flash, ma schiacciando questo tasto possiamo togliere questa testa a bulbo e utilizzare quella più comune. In questo tipo di testa abbiamo una luce pilota, adesso ve la faccio vedere, ma è veramente fioca, molto più fioca della D100. Quindi questa veramente non vi servirà a nulla. Tant'è che non ho mai utilizzato quella testa e ho utilizzato sempre e solo questa, proprio per via della diffusione della luce all'interno del softbox. È abbastanza leggero, è molto portatile, io me lo porto sempre dietro, lo utilizzo di solito come secondo flash, e ragazzi miei funziona veramente molto bene. Chiaramente se volete fare dei controluci molto spinti questo non ce la fa, 200 watt sono pochi, però vi assicuro che nel 60% dei casi questo vi può bastare. La particolarità di questo flash è appunto questo tipo di testa e questo innesto, perché per questo flash ci sono una miriade di modificatori di luce. Ve ne faccio vedere qualcuno che ho qui a disposizione. Questa ad esempio è una parabola, si mette in questo modo, lasciate perdere la gelatina colorata qui rossa, chiaramente si possono mettere gelatine di tutti i colori, ma aumenta moltissimo la potenza di questa luce, chiaramente a discapito della qualità della luce, perché così sarà molto più dura rispetto a un softbox. Però se avete bisogno di molta potenza, ecco, con questa parabola riuscite a fare veramente moltissimi controluci. Chiaramente, come vi dicevo, non ci sarà una luce molto morbida, ma almeno riuscirete a farlo. Se ad esempio vogliamo illuminare invece degli ambienti, delle stanze, un gruppo di persone per far foto di quel tipo lì, abbiamo bisogno di questo, che è un dome, si mette nello stesso modo della parabola e andrà ad illuminare tutto l'ambiente circostante ed è veramente molto molto comodo. Non in ultimo vi faccio vedere il suo diffusore da 40-45 mm, si chiama ADS7, questo lo utilizzo praticamente tutti i giorni come secondo flash appunto, che non è altro che un ombrello che si monta in questo modo. Cerco di farvelo vedere un po' più da lontano, è comunque molto piccolo, molto leggero, si va a mettere sempre in questo modo e avrete una luce sicuramente più morbida. Chiaramente 40 mm per un softbox sono veramente pochi, però addirittura se non avete stativi, cose eccetera eccetera, potete chiedere a qualcuno di tenerlo in questo modo e magari avvicinandolo molto al soggetto magari vi può anche bastare. Ah, mi stavo dimenticando di questo, che non è nient'altro che un tubo che va a coprire il bulbo. In questo modo potete prendere questo flash, buttarlo nello zaino e il bulbo non si romperà mai. Arriviamo finalmente al flash che preferisco, ma ve ne parlo dopo, si chiama AD300, come vedete le dimensioni non sono molto diverse dalla D100, sì è fatta in maniera diversa, però sia peso che dimensioni sono molto molto simili. Ha 300 watt e i 300 watt vi permettono di incominciare a fare qualsiasi tipo di controluce tranne quelli più spinti, lì ci vuole sicuramente il 400 o il 600, ma ve ne parlo dopo. Una volta acceso abbiamo una lampada pilota che incomincia a essere una lampada pilota abbastanza potente, è dimmerabile anche questa, si può cambiare la temperatura di colore della lampada pilota e vi posso dire che questa lampada mi ha fatto portare a casa anche alcuni shooting, non usata come lampada pilota così, ma usata con la sua parabola. Sì, qui abbiamo una parabola e questa parabola chiaramente va a convogliare la luce. L'estate scorsa mi trovavo più o meno alle 6, alle 7 di sera a fare delle foto in una macchina a una modella e dentro la macchina chiaramente non ci poteva entrare il softbox, ho preso lui, l'ho puntato e ho portato a casa il risultato. Quindi questo tipo di lampada pilota incomincia a essere veramente molto interessante, anche come luce continua. Non vi dico di utilizzare la lampada pilota come unica fonte di luce per uno shooting perché è ancora troppo bassa, però per quanto riguarda la messa a fuoco vi aiuterà tantissimo e comunque in delle situazioni limite si può tranquillamente utilizzare. Sopra questa parabola poi c'è questo tappo che si mette in questa posizione così il bulbo non si rompe. La cosa che adoro di questo flash è il suo attacco, che è un attacco Godox proprietario, non è il classico attacco Bowens. E adesso vi faccio vedere.
Questo è un classico attacco Bowens, vedete quanto è enorme? Calcolate che questo è invece l'attacco della Godox, come vedete è praticamente più piccolo della metà. Questo fa sì che non dobbiate portarvi un softbox così grosso, e per me che ho la Smart a due posti fa veramente la differenza, ma vi potete tranquillamente portare questo. Questo softbox è un 65 cm, ve lo faccio vedere aperto. Come vedete addirittura è parabolico, è un softbox veramente da 10, ce l'ho da un anno, lo utilizzo sempre e non dà segni di cedimento, è veramente fatto veramente bene, tant'è che costa un pochino su Amazon, però io ve lo straconsiglio. Lo utilizzo sempre e solo con questa tendina qui, quella esterna, perché mettere quella interna vuol dire togliere questa ogni volta, andare a mettere e togliere quella interna, perché sennò non si chiude, quindi sinceramente utilizzo questa, vi assicuro che basta e avanza. La comodità principale è che vi portate dietro un softbox così piccolo e, come vi dicevo, per me che ho la Smart fa veramente tutta la differenza del mondo. Anche nei video precedenti avete visto che utilizzo l'ombrello riflettente con diffusore. È sicuramente quello che mi piace più di tutti perché è molto piccolo da chiuso e molto grande da aperto, quindi ha una diffusione della luce veramente fantastica. Il problema di quello è che quando si va in esterna e c'è un minimo di vento diventa una vera e propria vela, quindi vi fa cascare tutto. In quel caso lì io utilizzo questo, o nel caso in cui mi trovo in qualche location dove quello non entra perché comunque è bello grosso. Un altro accessorio che ho per la D200 è la parabola, che in realtà non l'ho comprato per questo, me l'hanno data in confezione per l'ML60 che mi sta illuminando in questo momento. Però se avete bisogno di potenza, a discapito chiaramente della qualità della luce, perché altrettanto chiaramente farà una luce molto dura, però se puntate questo tipo di parabola con la D300 potete fare praticamente qualsiasi tipo di controluce. Come vedete ho aperto Amazon per vedere bene i prezzi, perché chiaramente li ho presi un po' di tempo fa. Allora, dunque, di questo neanche ve ne parlo, perché se dovete prendere una roba del genere vi consiglio assolutamente il V1, non ce l'ho ma so per certo che è una bomba, è poco meno potente rispetto alla D100, costa un po', però se avete bisogno di questo tipo di flash io vi consiglio assolutamente il V1. La D100 e la D200 su Amazon in questo momento costano 300 euro, poco più, poco meno, e quindi se dovete comprarvene uno di questi due sicuramente vi consiglio la D200 perché è il doppio più potente della D100, anche se la testa calamitata della D100 è veramente una figata. Dipende un po' da quello che ci dovete fare voi. Se dovete fare molte esterne lo comprate per quello, sicuramente la D200. Se lo comprate per fare foto notturne o foto comunque in location, probabilmente la D100 vi può bastare. 559 euro sono la cifra che dovete sborsare per avere invece la D300. Ragazzi miei, sì lo so, costa tanto, ma se avete questo budget da poter investire, io Alessandro vi consiglio assolutamente la D300 e non ve ne pentirete perché è veramente un flash di qualità superiore. È uscito anche molto dopo rispetto alla D200 e se vi posso dire la mia, io comprerei dritto quello. Se però non avete questo tipo di budget per comprare un flash, e allora scegliete uno degli altri due. Come ultima cosa volevo parlarvi anche della D600. Fino a quest'estate ero un possessore di D600 che costa sugli 850-900 euro, ha 600 watt di potenza, ha una lampada pilota da 40 watt LED, quindi è una lampada pilota a tutti gli effetti, anzi è veramente molto molto potente. Il problema di quel flash lì è che pesa 5 kg. Allora, fino in questo momento vi ho parlato dei flash che possono essere trasportati abbastanza facilmente, quello no, quello da solo pesa 5 kg, chiaramente c'è bisogno di uno stativo fatto apposta, nel senso che lo stativo che va a reggere la D600 deve essere uno stativo molto pesante. Ovviamente abbiamo bisogno dei softbox con attacco Bowens, perché quello ha l'attacco Bowens, quindi vi dovete portare ad esempio un Octabox da 120 con attacco Bowens, che è una cosa veramente enorme, quindi è tutto più enorme, ma proprio tanto più enorme rispetto a tutto quello che vi ho fatto vedere. Chiaramente 600 watt fanno la differenza perché con quel tipo di flash potete fare qualsiasi tipo di controluce a qualsiasi ora del giorno. Quindi ad esempio se siete alle 2, alle 3 di pomeriggio di agosto riuscite a portare a casa il risultato in una maniera pazzesca, come se state sulla neve e c'è il sole alto, nessun problema, veramente. 600 watt si fanno sentire, non avrete bisogno di altro perché è veramente molto molto potente,
funziona molto bene, ma il vero problema di quello è, come vi dicevo, il peso e la trasportabilità. Tant'è che non l'ho ancora ricomprato. Probabilmente l'anno prossimo lo ricomprerò, non lo so, perché sinceramente ci vuole tra l'altro una valigia apposita solo per lui. Insomma, diventa tutto veramente molto molto difficile. Preferisco probabilmente non fare quel 15% di foto che avrei fatto solo con la D600 piuttosto che portarmi dietro altri 15 kg di materiale appositamente per la D600. Quindi se fate quel tipo di foto assolutamente ve lo consiglio perché funziona benissimo, ma incomincia a essere veramente molto molto difficile poi trasportarlo. Ah ragazzi, ultimissima cosa, mi stavo dimenticando e è molto importante. Allora, chiaramente la D300 fa più luce della D200, come la D200 fa più luce della D100. Va bene. Se abbiamo bisogno della piena potenza di questi flash, dobbiamo ricordarci una cosa che è fondamentale, che dopo 10, 15, 20, 25 flashate a piena potenza ci metterà moltissimo tempo per ricaricarsi, tra un lampo e un altro intendo, e se state all'aperto sotto al sole diventerà molto caldo, partiranno le ventole al massimo e dopo un po' vi dirà ciao, nel senso si surriscalderà, voi lo spegnete, aspettate quei 5 minuti e potrete continuarlo ad utilizzare. Chiaramente se sapete che dovete fare quel tipo di uso, quindi un uso molto intenso di questo tipo di prodotto, dovete pensare una cosa, facciamo finta che la D300 alla massima potenza vi possa bastare come luce. Una cosa è avere la massima potenza sulla D300 e quindi fare 15, 20, 25 scatti e poi dover aspettare, e una cosa è prendere la D600 che praticamente sarà a metà potenza per avere la stessa luce della D100 e quello andrà avanti all'infinito a flashare. Quindi state anche attenti a questo, che è comunque molto importante, e quando vedo i video su YouTube non viene mai detta questa cosa, almeno nei video che ho visto io. Dovete stare molto attenti, immaginatevi che state fuori d'estate con 40 gradi e mettete un flash a piena potenza, dopo pochi scatti vedrete che vi saluta, e quindi dovete fare pochi scatti molto pensati, molto posati, perché sennò poi diventa un problema. Quindi ragazzi, solo voi sapete che tipo di potenza vi serve, io vi ho fatto una panoramica su tutto quello che ho. Ok ragazzi, il video finisce qui, scusate è stato un po' più lungo del previsto, ma è un argomento a cui tengo parecchio. Se vi è piaciuto questo video mettete un like qui sotto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!